Ciao a tutti! Con questo video non voglio cercare di convincere nessuno a diventare vegano perché non penso che sia corretto, anche se credo che l'alimentazione 100% vegetale, che io seguo ormai da 10 anni, sia comunque un'ottima scelta sia eticamente che per la propria salute. Però sono convinto che ognuno debba intraprendere questo percorso da solo, senza farsi condizionare da nessuno, solo cercando di raccogliere più informazioni possibili e così solo alla fine tirare le somme. Sono 8 consigli che mi sento di dare a chi ha appena iniziato o che vuole provare solo per questo mese, che io avrei voluto dessero a me 10 anni fa. Un consiglio che può aiutarti a superare certe paure, certi giudizi e critiche che sicuramente ti troverai ad affrontare in questo percorso è quello di eseguire, consultandoti sempre prima con il tuo medico, degli esami del sangue a inizio percorso, un emocromo con tutti i valori, colesterolo, glucosio, ferro e naturalmente le vitamine D e B12. Poi lo ripeterai dopo 6 mesi, un anno, e questo ti tranquillizzerà molto sulla tua salute e poi serve anche per avere dei dati concreti da portare come prova, quando ti stresseranno con delle obiezioni infondate. Non assumi abbastanza proteine, non avrai ferro, diventi anemico, tutte queste cose. Non è assolutamente vero che l'alimentazione vegana è triste e priva di sapore, è un luogo comune che va sfatato. Forse era così 20 anni fa, ma adesso sono cambiate tantissime cose. Esistono dei ristoranti stellati che propongono solo cibi vegetali e ristoranti onnivori che si sono addirittura convertiti e non servono più carne, come ad esempio a Copenaghen il Geranium, che è un 3 stelle Michelin. Qualsiasi piatto della tradizione può essere veganizzato e comunque rimane gustoso e nutriente. Provate sul canale, qui ad esempio ci sono ricette per tutti i gusti. Quanti di noi si sono sentiti rivolgere la fatidica domanda: ma le proteine da dove le prendi? Ecco, secondo l'ideologia comune infatti con l'alimentazione vegana non si assumono abbastanza proteine e nutrienti, ma non è assolutamente così. Certamente, come in ogni alimentazione, quindi quella onnivora anche, la dieta va bilanciata per assumere sempre tutte le sostanze nutritive che ci servono, ma questa è sempre una buona regola per chiunque. Gli unici integratori che andremo ad assumere sono la vitamina B12 e la vitamina D, ma questo perché? La B12 perché è prodotta da alcuni batteri che si trovano nel terreno e quindi noi lavando i vegetali la eliminiamo. Anche gli animali degli allevamenti ad esempio non ce l'hanno, non la introducono più perché non pascolano all'aperto, però anche a loro viene fornita proprio sotto forma di integratore. La vitamina D invece è spesso carente in tutti perché non ci esponiamo più al sole, sempre meno. Prima si lavorava nei campi, si stava molto al sole, adesso ci andiamo sempre meno e basterebbero solo 15 minuti al giorno per raggiungere dei livelli ottimali di vitamina D. Seguendo un'alimentazione bilanciata, vegetale e varia, non si incorre in alcun tipo di carenza. Tra l'altro gli integratori che assumiamo non sono medicinali, ma veri e propri prodotti naturali. Diventare vegani non vuol dire abbracciare da subito un certo tipo di filosofia, zero sprechi, chilometro zero, minimalismo, gluten free, sugar free, senza olio di cocco, solo cibi di stagione. Tutti super esperti di alimentazione e tutti personal trainer. Non ti fare spaventare da certi estremismi. Certo, sono tutte scelte ottime, ma non è detto che debbano essere affrontate tutte e tutte assieme. Quindi rilassati e procedi per gradi. Aver scelto un'alimentazione vegetale è già un grande passo, sia per te che per la natura. Respira e procedi a piccoli passi, facendo quello che senti giusto per te.
Ogni cambiamento richiede tempo per organizzarsi e adattarsi alle nuove abitudini, ma poi vedrai che più passeranno i giorni e più tutto diventerà automatico e semplice. Proprio per quanto detto nel punto precedente, per non stressarti troppo e alla fine cedere, cerca di avere in dispensa e in frigorifero tutto quello che ti serve: legumi, cereali, frutta a guscio, che è quella che noi chiamiamo frutta secca, e naturalmente frutta e verdura a volontà. Oltre a quegli alimenti che aiutano, soprattutto quando sei in fase di transizione, come sostituti della carne, che ormai trovi in qualsiasi supermercato, i burger, gli affettati, i formaggi, le bevande vegetali, che spesso le bevande sono già addizionate con vitamina B12 e D. Questa non è una dieta di privazione, ma anzi ti troverai ad aggiungere alimenti che raramente hai mangiato, e questo non può fare che bene. È molto probabile che inizialmente tu abbia una gran fame, questo perché gli alimenti di origine vegetale, a parità di quantità, hanno molte meno calorie e se questo ci aiuta a perdere peso, se ne abbiamo bisogno, in caso di una persona normopeso deve incrementare le quantità e gli spuntini tra un pasto e l'altro. Ma vedrai che il corpo si abituerà in fretta a questo nuovo regime alimentare, non avrai più quella sensazione di fame continua e saprai esattamente di quanto e cosa hai bisogno per stare bene. Vai piano con i legumi. Proprio per la paura che ci è stata inculcata di non assumere abbastanza proteine, iniziamo a mangiare tantissimi legumi da subito, cosa che prima non facevamo. Non lo fare, è sbagliato. Questo ti provocherà gonfiore, meteorismo, difficoltà di digestione. Il nostro corpo deve abituarsi a dei cibi che ha mangiato sempre poco, soprattutto i legumi, quindi inizia con 2-3 cucchiai al giorno e poi aumenta poco alla volta. Le persone sono bravissime a farti sentire sbagliato, inadeguato, pieno di dubbi. In quei momenti la cosa più importante è chiederti perché hai fatto questa scelta: per la tua salute, per gli animali, per l'ambiente, per tutte e tre. Qualsiasi sia la tua motivazione, devi tenerla sempre a mente nei momenti di difficoltà. Pensa che stai facendo qualcosa di buono. Senza provocare sofferenza agli altri esseri viventi, la vita è comunque più lieve e ripaga con tanta serenità. Se qualche volta cedi mangiando qualcosa di non previsto, non farne una malattia, perché comunque sradicare certe abitudini non è per niente facile. Quindi non punirti, non sentirti un perdente, rimboccati le maniche e ricomincia. Non è successo niente, non arrenderti. Ci sarà sempre chi è più avanti di te, chi non mangia miele, chi non utilizza abbigliamento e cosmetici cruelty free, chi non mangia tartufi. Insomma, tu fai del tuo meglio, che è già meglio di quello che facevi prima, quindi è un grande passo avanti. Non farti mai abbattere dalle critiche, anche di chi non tollera chi rimane indietro. È un atteggiamento non inclusivo che non aiuta la causa. Io non lo approvo, perché scoraggia e fa abbandonare i principianti. Non ascoltare nessuno, ma informati tanto, leggi, guarda video, sperimenta in cucina e percorri la tua strada con serenità e consapevolezza. Tutti i benefici che trarrai da questo stile di vita ti faranno progredire in modo naturale, vedrai che non te ne accorgerai quasi. E quando sarà il tuo momento, diffondi la tua esperienza con amore e calma, senza giudizio e con comprensione. Spero che questo video ti sia piaciuto e che possa esserti d'aiuto. Se vuoi, lasciami un like e segui il canale per vedere tutte le ricette che ogni settimana posto. Ciao!